Ciao, mi chiamo Stefano, sono l'autore dei corsi su Think in Italian. Ora ti mostro come si usano e come usarli per imparare più velocemente. Tutti i miei corsi sono strutturati in frasi bilingue, una serie di frasi in italiano e inglese. Ogni lezione del corso audio parla di un argomento grammaticale, per esempio il presente, il futuro e così via. La grammatica c'è, ma non la spiego, si impara tramite esempi. In italiano e in inglese sono disposti in modo particolare in 3 sequenze A, B e C. È un corso audio, quindi c'è da ascoltare e parlare. C'è anche la trascrizione, ma io consiglio di concentrarsi sull'audio perché si impara parlando, si impara a parlare parlando. Non è importante capire tutto, ripetere tutto, parlare veloce, non importa. L'importante è parlare, anche borbottare, va bene. Non ascoltare passivamente. Non interrompere la lezione se non hai un buon motivo. Anche se non hai capito, ci sarà occasione di ripassare, ripetere più avanti nella lezione o quando la lezione è finita. Non fare pausa e non spezzare la lezione un po' la mattina, un po' la sera, no, fallo insieme. Una lezione è di solito tra i 15 e 25 minuti. È un corso audio, quindi puoi farlo, tu hai solo da ascoltare e parlare, puoi farlo mentre guidi, mentre cucini, mentre vai in palestra. Troverai sicuramente il tempo. Vediamo com'è fatta la lezione. Si ascolta e ripete. La sequenza A, prima senti in inglese la frase, così sai di cosa si parla. Are you Italian? È importante capire quello che si ascolta, se no è musica, ma non aiuta. Poi ti mostro come dire quella Are you frase Italian? in italiano. Sei italiano? Sei italiano? E tu devi ripetere. Se ci riesci, se è la prima volta, forse non sei sorpreso, ma idealmente devi ripetere tutto quello che senti in italiano. E poi c'è una Are you ripetizione Italian? dell'italiano. Sei italiano? Sei italiano? Sei Sei italiano? Idealmente dovresti ripetere mentre la frase sta andando, quando c'è ancora l'audio, non aspettare che finisca. Questa tecnica si chiama shadowing, la usano gli interpreti ed è molto utile per parlare e pensare direttamente nella lingua, così da non avere tempo di tradurre nella tua testa prima di parlare. Non ti preoccupare se non hai ripetuto tutto o se non hai detto tutto corretto, anche se non hai capito tutto. Tu vai Are you avanti. Italian? Sei italiano? Sei italiano? Sei italiano? Sei italiano? No, I am American. No, sono No, americano. sono americano. No, sono americano. No, sono americano. E così via. What's your name? Ogni lezione del corso audio è fatta di 30 frasi. Tu fai tutte le 30 frasi della sequenza A, io ora non te le mostro per motivi di tempo, e poi comincia la sequenza B. La sequenza B è come la sequenza A, ma in mezzo, invece di sentire la frase in italiano, c'è una pausa. Tu devi provare
a ricordare com'era la frase italiana della sequenza A e pronunciarla. Non importa se è corretta o completa, ma tu parla. Are you Italian? Are you Italian? Italiano? Non ti preoccupare, perché dopo Are tu you senti la Italian? versione giusta. Sei italiano? Sei italiano? Sei italiano? Ah, si dice così. E questa è la struttura della sequenza B. Are you Italian? Sei italiano? Sei italiano? Sei italiano? No, I am American. Fai tutta la sequenza B, è automatico, devi fare solo play e poi fa tutto, tutta la A, tutta la B e vai alla sequenza C. Nella C c'è solo lo shadowing, ascolti e ripeti, non aspettare che finisca la frase, tu devi accompagnare l'audio. Sei italiano? Sei italiano? Tu hai già sentito questa frase prima, avrai un po' di familiarità. Non si tratta però di memorizzare. Non è desiderabile, non è un obiettivo, non è realistico che tu impari a memoria le frasi. L'importante è che tu parli. Solo già parlando tu fai progressi, perché sai che cosa stai dicendo e lo stai usando. Sei italiano? Sei italiano? No, sono americano. Sono americano. Ti ho detto, Come questo è un ti corso chiami? audio. Comunque trovi il testo se vuoi. Io personalmente, sia quando imparo, sia quando Mi consiglio chiamo Stefano. di come imparare, consiglio di non guardare il testo, quindi nascondilo. La prima volta io Mi consiglio chiamo così, Stefano. senza testo. Finito A, B, C, puoi pensare, però ancora non ho capito cosa vuol dire quella frase, quella parola. E puoi investigare. Basta che fai un click o un tap su una parola e trovi Chiami. la traduzione, senti Chiami. la pronuncia, puoi aggiungere la parola a una lista e puoi ripassarla più tardi. Ora vedi, questa è nella lista. Puoi anche chiedere spiegazioni e Chiami. c'è l'assistente virtuale Martina che ti spiega le cose in modo conciso e con molti esempi. Le spiegazioni sono semplici. Io ancora consiglio di concentrarsi a parlare perché è la cosa di cui hai più bisogno, ma se vuoi spiegazioni ci sono. Puoi chiedere la spiegazione di una parola oppure anche di tutta una frase. Se l'audio è troppo veloce, è un problema comune, puoi cambiare la velocità. Io consiglio di non farla troppo lenta però, 0,9, 0,8 al massimo, perché non devi abituarti a parlare così, anche se è più facile. Piuttosto ripeti la lezione il giorno dopo, se molte parti non hai capito, è troppo veloce. Ti accorgerai che naturalmente, gradualmente, capirai di più e parlerai più velocemente, non solo come velocità del parlare così, ma anche come tempo di pausa da quando ascolti a quando parli, perché perderai l'abitudine, se ce l'hai, molti ce l'hanno, di tradurre nella testa prima di parlare. Puoi anche impostare la pausa tra le frasi, hai bisogno di più tempo perché parli lentamente, è normale, puoi darti più pausa.
c'è anche l'opzione di aggiungere una ripetizione extra dell'italiano. In generale, ripetere di più è meglio, se hai pazienza. Molti lo trovano noioso, però si impara per ripetizione. È molto raro usare una parola una volta e impararla subito. Per questo c'è l'opzione anche di ripetere un'altra volta la versione italiana delle frasi. Poi, se non hai le mani libere, hai le mani occupate, sei a fare palestra e vuoi però ripetere, attivi l'opzione loop e lui continua, finisce la lezione e ricomincia. Attivi l'opzione playlist e finisce la lezione 1, comincia la lezione 2 automaticamente. Vuoi sentire solo la versione italiana? Usa la modalità Mi chiamo Stefano. lettura continua Chi è questo? e ascolti tutto l'italiano per fare immersione. Qui puoi controllare il tuo progresso, vedere cosa hai fatto, puoi aggiungere la lezione ai preferiti per trovarla più tardi in una lista. Puoi anche, se scarichi la app che trovi sul sito, non nell'App Store, puoi usare i corsi senza connessione internet. C'è anche poi l'opzione di ripassare, per questo ci vuole la connessione internet, con un insegnante a intelligenza artificiale. Se sei un maniaco della grammatica, ti starai chiedendo dove sono le note di grammatica? Sono qua. Ci sono, non sono nella lezione, però a parte, se le vuoi, ci sono. Io consiglio di non guardarle, perché probabilmente hai già studiato anche troppa grammatica, ma se vuoi comunque guardarle dopo la lezione, non prima, per essere esposto alla lingua senza pensare troppo. Noi ora abbiamo fatto solo qualche frase, puoi aggiungere la lezione ai preferiti, la lezione è già disponibile offline, la puoi fare anche senza connessione internet. Le note di grammatica ci sono e ci sono molte attività. Trovi varie informazioni utili, il mio podcast, domande e risposte, immagini con frasi, Lui è un medico. la pronuncia, le spiegazioni, video con spiegazioni, tante note di grammatica, concetti, quiz, liste di parole, frasi, giochi, tutto bello, ma ricorda, quello che ti farà parlare bene è parlare. Quindi il cuore della tua attività tutti i giorni deve essere fare il corso audio, parlare, ascoltare e ripetere. Perché i quiz, i giochi, tante app le fanno, ma poche ti fanno parlare. Vediamo ora questa opzione moderna. Io sono entusiasta di questo strumento che però è nuovo e la gente non sa come usare, dell'insegnante con intelligenza artificiale. Tu hai fatto la lezione e poi con chi la usi? Se sei in Italia puoi parlare con qualcuno, se no fai lezioni online con un insegnante umano, ma costa molto e forse sei timido. Allora c'è l'insegnante con intelligenza artificiale, fa tante cose, tutte belle. Noi ora lo usiamo per ripassare il corso. Vedi che sulla destra ci sono i contenuti della lezione. Ciao maestro.
Fammi una domanda sulla lezione. Fammi una domanda. Ciao, come ti chiami? Ciao, come ti chiami? E vedi che questa frase è presa dai contenuti della lezione. E tu rispondi, mi chiamo Stefano. Mi chiamo Stefano. Mi chiamo Stefano. Ti chiami Stefano? Sì. Ti chiami Stefano? Sì. La frase è corretta, questa che ho detto, infatti vedi questa icona è verde. Puoi chiedere di fare un'altra domanda? Fammi un'altra domanda sulla Fammi lezione. un'altra domanda. Chi è questa ragazza? Chi è questa ragazza? Vedi? È preso dal corso. Così tu puoi fare esercizio subito, in qualunque momento, perché si impara per ripetizione. E così hai possibilità infinite di fare esercizio. Poi, se non ti piace l'ultima cosa che hai detto, la puoi cancellare, puoi chiedere di fare un'altra domanda o di darti un'altra risposta, se hai fatto te una domanda. Se la frase dell'insegnante è troppo facile, glielo dici, se è troppo difficile, anche. E poi ci sono molte impostazioni, puoi scegliere la voce, la velocità del parlato. Io consiglio di non fare troppo lento. Puoi scegliere quanta pausa dare prima che ti interrompa. Se tu sei lì che io voglio e lui ti interrompe, è brutto. Anch'io da insegnante di italiano in passato pensavo sempre, devo interrompere quando? Tu puoi impostare la pausa, il tempo di silenzio, prima che ti interrompa. Se non vuoi essere interrotto, metti un tempo lungo. Io non ne ho bisogno, ora lo metto corto. Puoi scegliere la personalità dell'insegnante. Lo vuoi simpatico, geloso, pessimista, ottimista? E vedrai che l'intelligenza artificiale parla in modo intelligente, non parla come una macchina. I modelli di ora sono molto avanzati. La varietà, originalità, chiamiamola, e la creatività sono belle perché la conversazione diventa interessante, però tu hai bisogno di ripetizione, di concentrarti su un certo numero di parole nuove. Non puoi parlare di gatti e poi di cucina e di viaggi in 3 frasi. Non impari. Quindi io consiglio di tenere bassi questi valori. Però se vuoi una conversazione più stimolante, puoi farlo. Puoi impostare la lingua della traduzione, attivare o disattivare le varie funzioni. Puoi svuotare la lista di parole per metterne delle altre. Poi fatti conoscere dall'insegnante come ti chiami, se sei maschio o femmina, la tua età, che interessi hai. Questo è il tuo avatar. Una cosa particolare è il livello, perché puoi fare un test per determinare il tuo livello. Qual è il tuo piatto italiano preferito e perché? In qualche domanda e risposta lui capisce qual è il tuo livello e lo tiene a mente nelle conversazioni future. Ora io non lo faccio per motivi di tempo e quindi parto come un principiante. Ci sono altre cose che ti voglio far vedere sul tutor, ma prima torniamo ai corsi. Finora ti ho mostrato la lezione 1 del corso audio che si chiama Ripeti con me. Ci sono 249 lezioni, 1, 2, 3. Ogni lezione copre un argomento di grammatica. Questa è solo una delle 2 sezioni di tutta la libreria dei corsi.
In totale ci sono 1500 corsi. Le lezioni audio sono 250 e poi ci sono tante storie o letture di vari tipi per mettere in pratica l'italiano. Le lezioni del corso audio 1, 2, 3 vanno per argomenti di grammatica, da facile a difficile. Le letture vanno per temi, non c'è un ordine. Sono sì classificate per livello, ma non c'è un ordine 1, 2, 3. Qui puoi trovare i corsi che non hai ancora completato, quelli che hai completato, quelli che hai aggiunto ai preferiti, per esempio qui ce n'è uno, quelli che hai scaricato per usare offline. Puoi cercare per livello, per argomento di grammatica, oppure per categoria. Le letture ci sono storie, notizie, conversazioni, altre cose. Troverai sicuramente qualcosa che ti piace. Puoi cercare anche per titolo e per numero di lezione, se sei già familiare vuoi ripassare. Per esempio, questa è una lettura di livello facile. Noterai che sì, le sezioni sono diverse, corso audio di grammatica, letture per argomenti, ma la struttura in frasi è la stessa. Solo la lunghezza delle letture è variabile, alcune sono più corte, alcune sono più lunghe. Questa ha 22 frasi in italiano e in inglese, ma Turn on il the metodo TV. che funziona è lo stesso, Accendi lo la applichi TV. sia alla grammatica sia agli Accendi la argomenti TV. vari delle letture. Quindi è uguale funziona nello stesso modo del corso audio che trovi nella sezione libreria. Qua. Esploriamo ora il tutor. Prima ti devo dire come proseguire tra le lezioni. È normale che prima o poi tu batta un muro perché la lezione è troppo difficile. Tu torna indietro di qualche lezione e ti accorgerai che le lezioni passate sono già molto più facili. Poi devi scegliere domani cosa faccio? Vado alla lezione 2 o ripeto la lezione 1? Questa lettura o una nuova? In generale, se capisci 50-70% di quello che senti, puoi passare alla lezione dopo. Se no, ripeti. È importante dormire tra le lezioni. Questo non solo per i miei corsi, ma per tutti i corsi di lingue e in generale, per imparare qualunque cosa. Quindi te fai la lezione 1, dormi e fai la lezione 2. Una al giorno, ma tutti i giorni. L'importante è farlo regolarmente. Puoi anche ripetere lezione 1, il giorno dopo lezione 1, se vuoi anche lezione 2, come ti senti. Ma non saltare i giorni, fallo tutti i giorni. Una lezione sono 15-25 minuti, troverai il tempo di farlo. Ora andiamo a vedere quante belle cose fa il tutor. Abbiamo usato solo un caso finora, è quello di ripassare una lezione. Puoi ripassare le letture anche, puoi ripassare conversazioni passate, puoi ripassare le parole che hai salvato, puoi ripassare un testo, una notizia, un'email che hai ricevuto, lo incolli qua e lo ripassi, e diventa argomento di conversazione. Poi puoi fare conversazione libera, puoi parlare di tutto. Ciao Stefano. Fammi una domanda Una creativa. domanda creativa.
Ciao. Se potessi avere un superpotere per un giorno, quale sceglieresti? Se potessi avere un superpotere per un giorno, quale sceglieresti? Qui non c'è ABC, non sei obbligato a ripetere, ma tu ripeti, perché impari meglio e più velocemente. Questa fase è un po' difficile. Tu quindi puoi dire, maestro, è troppo difficile, E troppo difficile per me. è troppo Dillo difficile. di nuovo in modo più semplice. E lui la cambia, la Va semplifica. bene. Se potessi E scegliere ora è un un po' potere più facile. speciale, quale vorresti? Puoi anche, non ti piace la domanda? Dici, fammi un'altra domanda. Fammi un'altra domanda. Qual è il tuo cibo preferito? Qual è il tuo cibo preferito? Domanda facile. Ora te hai 3 opzioni. Puoi parlare, puoi scrivere o, se non sai cosa dire, trovi dei suggerimenti. Queste sono risposte possibili. Qual è il tuo cibo preferito? Mi piace la pasta. E tu? Mi piace la pasta. E tu? Mi piace la pasta. E tu? Anche a me piace la pasta. Quale tipo di pasta preferisci? Anche a me piace la pasta. Quale tipo di pasta preferisci? Proviamo a parlare. Io piace spaghetti pomodoro. Questa frase Io piace è spaghetti pomodoro. volutamente sbagliata, ci sono dei Ottima piccoli scelta. errori Ti di piacciono anche grammatica. altri piatti italiani? E trovi suggerimenti per migliorare qui. Questa è la frase rudimentale che ho detto, ma l'importante è parlare. E questa è la frase corretta. Mi piacciono gli spaghetti al pomodoro. Devi usare mi, non io. Devi coniugare il verbo, aggiungere l'articolo e aggiungere la preposizione. Questa è la frase corretta. Se vuoi, non è obbligatorio, ma puoi usarla in conversazione. Mi piacciono gli spaghetti al Piacciono pomodoro. gli spaghetti al pomodoro. Buonissimo. Hai mai provato a cucinarli? Man mano che fai progressi nella conversazione, si aprono possibilità, puoi fare cose nuove. Per esempio, puoi scaricare l'audio della lezione o puoi stampare il testo della conversazione e ripassarlo più tardi. Lo puoi stampare o salvare in PDF, copiarlo, incollarlo. Puoi scaricare l'audio, trovi uno zip con tanti file MP3, puoi salvare nel computer o nel telefono e li ascolti più tardi. Ma continuiamo la conversazione. Hai provato a cucinarli? Puoi anche scrivere e mischiare le lingue. Sì, ho tried cucinare. E lui capisce. Sì, ho tried Quello- cucinare. Questo è quello che si chiama code switching in linguistica. Bravo. È stato facile Non è cucinarli. italiano, non è inglese, è un misto, ma lui capisce e l'importante è tu parli. E qui puoi vedere la frase corretta. Sì, ho provato a cucinare. Ah, provato è tried. Ah. Sostituisci il verbo, tried è provato. E poi aggiungi la preposizione. Ah, ho capito. Poi abbiamo fatto progressi, ora puoi creare una flashcard. Se clicchi l'icona della flashcard, allora lui sta facendo e troverai una flashcard. È stato facile? No, no facile. No, no, facile. Io volevo dire no, non è facile. Ecco, è pronta la flashcard.
Capisco. Questa è l'immagine Qual è stata la parte con più delle parole difficile? prese dalla conversazione. Pasta, spaghetti, cucinare. Queste parole sono banali, ma cucinare e poi scaricare la flashcard. Qual è stata la parte più difficile? Non mi interessa. Fammi un'altra domanda. Fammi un'altra domanda. Qual è il tuo colore preferito? Qual è il tuo colore preferito? Io piace green. Questa Io frase piace non è green. corretta e è mista inglese, ma lui capisce. Il Mi verde piace è il un bel verde, è colore. la frase Ti piacciono le corretta. piante? Abbiamo fatto ancora progressi. Ora puoi, se vuoi, non è obbligatorio, ma se fai clic qua, puoi ripetere così da riusare le parole che hai usato finora, puoi ripetere il contenuto della conversazione. Se vuoi concentrarti su quello che hai usato finora, è una buona opzione. Puoi farlo in qualunque momento da ora in poi. Piacciono le piante? Sì, io piacciono piante. Sì, io piacciono Questa piante. frase non è corretta, ma lui capisce e la corregge. Sì, mi piacciono le Ottimo. piante. Hai una pianta preferita? Ho una pianta preferita? Sì, io piace rosa. Questa è mi piace Sì, il io rosa. piace rosa. Questa frase era ambigua, quindi Le rose sono bellissime. Ti l'intelligenza piacciono anche i artificiale fiori? ha capito un'altra cosa, ma comunque la frase è corretta. Parliamo di qualcos'altro? Parliamo di qualcos'altro. Fammi un'altra domanda. Allora, sai tra l'altro perché mi ha chiesto queste cose? Qual è il tuo hobby preferito? Perché gli ho chiesto probabilmente dell'ambiente, mi ha chiesto delle piante. Il mio hobby preferito. Mio hobby, gioco chess. Il mio hobby è giocare Mio a hobby, scacchi. gioco chess. È la frase corretta. Il gioco degli scacchi è interessante. Sei un buon giocatore? Io no buon gioco. Non Io sono no, un buon giocatore. gioco. È quello che volevo dire. Va bene. Ti L'ultimo- piace imparare nuove L'ultima strategie? cosa bella che puoi fare man mano che fai progresso è avere un parere, una valutazione delle tue capacità. Fai un clic e l'insegnante analizza la conversazione e individua gli errori che fai spesso, le parole che usi male, così. E è vero, io ho sbagliato molte volte a usare il verbo piacere. Lui l'ha trovato. Devo imparare a coniugare i verbi, usare gli articoli e così via. E così hai un parere oggettivo e immediato, subito. Sai che problemi hai. Queste sono tutte le belle cose che puoi fare con l'insegnante a intelligenza artificiale. Questa tecnologia è bellissima, ti dà possibilità che non esistevano. Lo userei io se imparassi l'italiano. E insieme ai corsi, diciamo tradizionali, hai infinite possibilità per fare esercizio, perché metti in pratica subito quello che hai imparato nella lezione con l'insegnante. Trovi anche altre risorse, il blog con i miei consigli, eccetera. C'è anche una guida su come usare i corsi. Se hai bisogno di aiuto, trovi domande, risposte.
Se trovi problemi dimmelo, io correggo subito, lo faccio io, quindi faccio veloce. Qui puoi gestire il tuo account, puoi cancellare, mettere in pausa, cambiare piano, cambiare modalità di pagamento, eccetera. Io ti manderò alcune email, la più importante arriva tutti i giorni e contiene le statistiche del tuo progresso, i link per tornare alle lezioni che hai fatto di recente e gli articoli nuovi, i video nuovi sui miei canali. Questo è tutto quello che puoi fare su Think in Italian. Fai una lezione o una lettura al giorno, tutti i giorni, e ripassa con l'insegnante a intelligenza artificiale. Parlerai tutto il tempo quello che non riesci a fare con le altre app. Fai una lezione oggi.